Per questa ricetta ci occorrono 2 uova, 200 ml di acqua tiepida, 200 ml di latte tiepido, 125 ml di olio di semi, un cucchiaino di sale, 2 cucchiaini di zucchero, 8 g di lievito secco attivo e circa 700-800 g di farina. Ci occorrono inoltre 80 g di burro morbido mescolato con qualche goccia di olio di semi, formaggio tipo feta, olive nere snocciolate, vaniglia liquida o sciroppo d'uva e semi a piacere. Per prima cosa prendo fuori dal frigorifero il burro. Il burro l'avevo precedentemente tagliato a quadrettini affinché si ammorbidisse molto più velocemente, fosse poi più comodo per essere successivamente schiacciato. Ora in un contenitore trasparente verso il lievito, i 2 cucchiaini di zucchero e l'acqua tiepida. Mescolo bene e lascio riposare 15 minuti affinché si formi abbondante schiuma. Segno che il lievito è pronto per l'utilizzo. Rompo le uova e separo i tuorli dagli albumi. Gli albumi ci serviranno per l'impasto, mentre i tuorli li teniamo da parte perché ci serviranno per spennellare poi alla fine le nostre brioche. Siamo ora pronti per impastare. Versiamo in una ciotola il lievito, l'olio di semi, le chiare d'uovo ed infine il latte tiepido. Mescoliamo tutti gli ingredienti liquidi con una frustina. Ora possiamo cominciare ad aggiungere mano a mano, a cucchiaiate, così come vedete, la farina e piano piano mescoliamo sempre con la frustina. Ad un certo punto sarà ormai scomodo mescolare con la frustina, quindi cominciamo a mescolare direttamente nella ciotola, così con le mani. Dopo aver impastato circa la metà della farina, possiamo aggiungere il sale. L'impasto deve risultare morbido e anche un pochino appiccicoso.
Negli ingredienti avevo segnato 700-800 grammi di farina. Dovete valutare in base alla consistenza dell'impasto. Come vedete a me ne è rimasta parecchia, saranno circa un 100 grammi, quindi nella mia ricetta più o meno posso considerare di aver messo 700 grammi. Copro ora il contenitore e lo metto a lievitare nel forno con la luce accesa per circa un'ora. Nel frattempo che l'impasto riposa, vado a schiacciare il burro che ormai tenuto a temperatura ambiente per un pochino di tempo è diventato bello morbido. Lo schiaccio appunto bene con una forchetta e aggiungo un goccettino di olio di semi in maniera da ottenere una pomata. Snocciolo le olive con questo attrezzetto, potete anche prendere già le olive snocciolate che fate prima. E una volta snocciolate le vado a tagliare semplicemente con un coltello a piccoli pezzettini. Così potrò anche distribuirle meglio all'interno dell'impasto. Andrò a mettere circa 10-15 olive. Terminata questa operazione andrò a schiacciare il formaggio con i rebbi di una forchetta. Sia le olive che il formaggio sono entrambi facoltativi, quindi potete fare queste brioche semplicemente con solo l'impasto, senza aggiunta di alcun ingrediente. Ne approfitto anche per rivestire 2 teglie con la carta da forno. È trascorsa un'ora, ecco il nostro impasto che è pronto, come vedete è anche bello gonfio. Ora prendo dell'olio di semi e con le mani andrò a ungere molto bene tutto il piano di lavoro. Nel mio caso è in marmo, ma può essere una superficie con una tovaglia di plastica, un tagliere di legno, quello che avete a disposizione. Verso l'impasto sopra e direttamente con le mani lo comincio a schiacciare ed allargare. Con questo movimento delle mani e eventualmente se serve aiutandovi, ungendovi ancora un pochettino le mani, stendete, premete bene con le dita e con i polpastrelli. Dovremo allargarlo fino ad ottenere circa un 5 mm di spessore. Tra l'altro questa operazione, come vedete, è piuttosto facile perché l'impasto è veramente bello morbido. Ora prendiamo il burro che avevamo appunto ridotto a pomata, lo prendiamo proprio così nelle mani fra le dita e andiamo a premere e a sporcare tutta la superficie del nostro impasto steso e continuiamo. Considerate che questo burro ci dovrà servire per questa parte e anche per le parti che vedremo poi successivamente. Ora aggiungo il formaggio . Ed aggiungo anche i pezzettini di olive. Naturalmente cerchiamo di mettere sia il formaggio che le olive in modo abbastanza omogeneo.
Schiacciamo così leggermente e poi possiamo ripiegare la pasta su se stessa solo fino a metà. La solleviamo delicatamente così. Dato che è una pasta molto elastica, si fa veramente facilmente questa operazione. Schiaccio di nuovo con i polpastrelli, così anche gli ingredienti aderiscono bene. E poi di nuovo prendo il burro e questa volta lo vado a distribuire su questa metà, semplicemente come abbiamo visto in precedenza. Aggiungo il formaggio, in questo caso non aggiungo le olive perché le abbiamo già nell'impasto che adesso andremo a sovrapporre. Una volta sovrapposto schiacciamo bene sia l'impasto che anche proprio i lembi affinché non ci siano fuoriuscite degli ingredienti e poi andiamo a mettere il restante burro è sufficiente questa volta solo in una metà, però se ne avete un pochino di più potete spargerlo dappertutto. Poi di nuovo vado a mettere il formaggio, le ultime olive che erano rimaste e ripiego l'impasto su se stesso. Chiudo così a pacchetto, faccio combaciare bene tutti i lati se scappa qualche pezzettino di oliva, di formaggio, non vi preoccupate. E poi con le mani, i polpastrelli in particolare, di nuovo torno a schiacciare, ad allargare l'impasto, questa volta fino ad ottenere circa uno spessore di 1 centimetro. Ora prendo la rotella tagliapizza e vado a ricavare delle strisce da circa 2-3 centimetri di larghezza. In genere su questo impasto ne vengono 9 strisce. Ora siamo pronti per creare le nostre ciambelle. Prendiamo una striscia, la ripieghiamo a metà su se stessa, poi la rigiriamo così 4-5 volte, magari la allarghiamo un pochettino così, e poi la rigiriamo e creiamo una sorta di nodo schiacciando un pochettino le estremità in maniera che si attacchino insieme. A questo punto mettiamo sulla teglia, ve ne faccio vedere un altro, piego a metà, rigiro, rigiro, rigiro e chiudo creando una specie di nodo. Andrò a creare con questo sistema tutte le mie 9 ciambelle, ne poserò 6 su una teglia e 3 su un'altra. Vediamo il procedimento un pochino più da vicino. Prendo la striscia, la piego a metà, giro, giro, giro e chiudo a nodo. Lascerò riposare le brioche sulla teglia 15 minuti. Nel frattempo accendo il forno in modalità statica
a circa 200 gradi. Preparo l'emulsione con i tuorli dell'uovo e il succo d'uva. Nel mio caso vedete è un succo molto cremoso, quindi forse ce ne andrà un pochino di più, adesso vedo. Mescolo con un pennello. E infatti ne vado ad aggiungere un altro pochino perché voglio un colore leggermente più, diciamo, caramellato. Ecco, direi che ora è perfetto sia come consistenza che come colore. Riprendo la mia teglia e vado a pennellare abbastanza delicatamente su ogni brioche. Ecco fatto. A questo punto vado a mettere un pochino di semi. Io uso la nigella, ma potete usare semi di sesamo, semi di papavero o anche senza semi se preferite tenerli senza nulla sopra. Secondo me però così sono molto carini. Vado a infornare. Abbasso a 190 gradi, circa 20 minuti sarà la cottura. Il profumo è meraviglioso, sono anche già belli dorati, quindi sono pronta per sfornare. Guardate che belli! Non posso resistere, voglio subito vedere uno come è venuto. Guardate che spettacolo, veramente molto molto belli. La ricetta termina qua, grazie per la visione e a presto!